Buongiorno, io sono Mitch e vi do il benvenuto nella mia cucina. Oggi voliamo in America per mangiare il re indiscusso del fast food, l'hamburger. Quando si cerca l'origine dell'hamburger, ci si imbatte sempre nella storia che vede Amburgo come la città natale del famoso panino. Da qui il nome. Secondo questa teoria, Otto Quasv nel 1891 diede origine al primo hamburger, friggendo una salsiccia senza il suo budello nel burro, accompagnata da un uovo all'occhio di bue e servendo il tutto tra due fette di pane. A quanto pare la diffusione in America sarebbe stata possibile grazie al porto di Amburgo e ai marinai che navigavano quelle rotte. Altre persone, cercando gli antenati dell'hamburger, si sono spinti ancora più lontano. Nel XIII secolo, ad esempio, sembrerebbe che i mongoli di Gengis Khan usassero mettere dei pezzetti di carne cruda sotto la sella. In questo modo, percorrendo lunghi tragitti a cavallo, la carne veniva battuta sotto il peso del cavaliere e cotta tramite il calore del cavallo, dando vita così ad una specie di carne macinata. Dopo la morte di Gengis Khan, il suo impero fu diviso in 4 parti. Uno di questi, il Khanato dell'Orda d'Oro, guidato dal nipote di Gengis Khan, Batu Khan, intraprese nel 1237 la conquista della Russia, portando con sé alcune delle loro usanze, tra cui quel modo particolare di trattare la carne, battezzata dai russi come tartar, prendendo spunto dal nome dei mongoli conosciuti come tartari. Con l'intensificazione dei rapporti commerciali tra la Russia e la Germania nel XIX secolo, la tartare arrivò ad Amburgo. Altri ancora hanno trovato nell'hamburger delle somiglianze con una ricetta contenuta nel Libro dell'Apicio, storico libro di ricette dell'antica Roma, che abbiamo avuto già modo di conoscere con i churros. Se non avete visto il video, ve lo lascio nell'info box. La carne è sempre stata un elemento ricorrente nella storia culinaria dell'uomo e nel corso dei secoli sono state sperimentate diverse tecniche per trattarla. Quindi non c'è da stupirsi se la paternità dell'hamburger può essere associata a diversi periodi storici. Nonostante alcune ipotesi riconducano all'Europa per trovare le origini dell'hamburger, è indiscusso che nel corso degli anni divenne un piatto americano e da lì la sua fama si è diffusa in tutto il mondo. Oggi è molto difficile trovare una linea comune sull'evoluzione che il panino ha avuto in America. Infatti sono diversi gli stati che si contendono il primato di essere stati gli inventori dell'hamburger moderno. Ma vediamo qualche storia sull'origine dell'hamburger. La prima che vi racconterò è quella di Louis Lansen, che fa risalire l'invenzione dell'hamburger alla fretta di un cliente, che in un giorno non precisato del 1900 avrebbe chiesto al proprietario del Louis Lunch di raccogliere i ritagli delle bistecche e metterli in mezzo a 2 fette di pane, così da poterli mangiare mentre camminava. Secondo questa storia, Louis da quel giorno lo avrebbe inserito nel proprio menù con l'apprezzamento dei suoi clienti. Sembrerebbe che l'invenzione dell'hamburger sia strettamente collegata al concetto di fast food, un pasto veloce che si può consumare anche in movimento, ed è per questo che spesso a contendersi il primato sono proprio i venditori ambulanti. Tra questi ricordiamo i fratelli Manches, che nel 1885, durante il Rick County Fair, una fiera di Amburgo, omonima città newyorkese, avendo finito le scorte delle salsicce, decisero di servire il manzo tritato grigliato tra 2 fette di pane. Sempre nel 1885, in un'altra festa, ma nel Wisconsin, Charlie Green, un ragazzo di 15 anni, notando che le persone non si fermavano davanti al suo chiosco di bistecche hamburghesi, decise di servire la carne fra 2 fette di pane, per dare la possibilità ai clienti di consumarla in movimento. Forse è impossibile scoprire con certezza quale sia la versione più veritiera, ma sappiamo che tutte sono importanti per il contributo che hanno avuto nel rendere l'hamburger quello che è oggi. Iniziamo la preparazione dell'hamburger partendo dalla pancetta.
Passiamo poi al taglio della cipolla che caramelliamo a fuoco basso con un filo di olio e 2-3 cucchiai di zucchero di canna. Per caramellare bene la cipolla ci vuole tempo. Lo zucchero si deve sciogliere e i succhi della cipolla si devono ritirare concentrandosi in una vera esplosione di sapore. La cipolla si abbina benissimo all'hamburger e la sua cremosità sarà il sostituto ideale alle salse. Cuociamo la pancetta tagliata precedentemente fino a renderla croccante. Per l'hamburger partiamo dalla carne macinata. Formate con le mani una palletta e mettetela sulla padella riscaldata precedentemente. Aiutatevi con un quadrato di carta forno e il batticarne per dargli la forma dell'hamburger. Lo spessore dell'hamburger sarà un elemento fondamentale per la cottura della carne. Lasciatela leggermente più alta se volete la carne un po' più morbida. E non ci resta che impiattare, mangiare e buon appetito!